Ce l'ho! Grosso! Siamo partiti, destinazione finale lago di Scanno. Siccome stiamo parlando di un viaggio da oltre 700 km per noi nordici che veniamo da Varese, abbiamo deciso di fermarci poco dopo la metà strada in un agriturismo e domani mattina pescheremo proprio lì in zona, in un piccolissimo lago particolare che ci è stato consigliato. Vedremo poi se fermarci soltanto a metà giornata o fare la giornata intera in base a quanto renderà questo posto. Eccoci arrivati sul lago, ragazzi, e a primo acchito, guardandolo così, mi sembra già un po' troppo avanti perché si riempie totalmente di alghe fino a diventare praticamente impescabile. È un lago bassissimo, di conseguenza adesso caliamo, proviamo, tanto eravamo di passaggio, però probabilmente la gran parte del lago vedo già che non sarà pescabile. Even outside, smile on my face, don't kill my high. Never stagnate, just passing by. Can't stay still, don't ask me why. Where to next, let time decide. Me and the world see eye to eye. Life's a journey, enjoy the ride. Get vibing with it. See me on the decks, we live in the mix. Getting with the bass one time, let hit make the room go crazy. Cause we don't miss, I just go with the flow. Pick yourself up if the mood gets low. Sometimes chill, take it slow. Any bad vibes, hit the road. Hit the road. Any bad vibes, hit the road. Chill, take it slow. Any bad vibes, hit the road. Ho visto un paio di inseguimenti, però forse era troppo acceso. Pure con una Glideway 106. Pick up the vibe, always lit even when we're outside. Smile on my face, don't kill my high. Never stagnate, just passing by. Can't stay still, don't ask me why. Where to next, let time decide. Me and the world see eye to eye. Life's a journey, enjoy the ride. Get vibey with it. See me on the decks, we live in the mix. Getting with the bass one time, let it hit, make the room go crazy, cause we don't miss. I just go with the flow. Pick yourself up if the mood gets low. Sometimes chill, take it slow. Any bad vibes, hit the road. Hit the road. Glideway 176, primo lucciotto. Siamo proprio in mezzogiorno, sole altissimo, caldo della Madonna, zero vento, eppure è partito sulla Glideway. Il pacchi del fico! Cazzo c'era! Niente ragazzi, mi sa che hanno aperto qualcosa, è aumentata tantissimo la corrente e si fa veramente fatica a stare in pesca. Tra l'altro c'è veramente una piccolissima porzione che riusciamo a pescare, quindi io la chiuderei qua. Abbiamo visto un posto nuovo, bello, figo, però sicuramente non è il momento giusto per pescarlo. Comunque tiriamo su e proseguiamo verso una nuova avventura, lago di Scanno. Bene ragazzi, siamo quasi arrivati sul lago di Scanno, il paesaggio è veramente pazzesco, natura incontaminata, a tratti sembra quasi di essere nel Signore degli Anelli, ci sono queste paretone di rocce assurde. Diciamo che il clima è anche ben più fresco, in quanto siamo passati dai 28 gradi ai 15, infatti comunque stiamo salendo e saremo a 900 metri d'altezza e non vedo l'ora appunto di vedere il lago perché sono veramente anni che sogno di andarci.
Siamo arrivati ragazzi finalmente, il lago è bellissimo ma abbiamo avuto veramente un sacco di problemi che non abbiamo filmato, ma vi assicuro che ci sono stati. In primis perché dovevamo già calare la barca per averla poi qui a disposizione domani mattina, però c'è un vento fortissimo e non ci ha consentito di farlo. Seconda cosa, il lago è veramente bassissimo, di conseguenza calare la barca non sarà per niente facile. Qui è vietatissimo calare con il carrello attaccato, in quanto non si può passare sopra un praticello che è prima della laggia, diciamo della spiaggetta. Questa problematica noi non l'abbiamo perché la mia barca diventa di fatto una carriola, ha le ruote e quindi non c'è questo problema, però non sarà comunque facile perché il livello è talmente basso che è affiorata una vera e propria scogliera e quindi domani mattina ci sarà da ridere. Speriamo cali il vento e domani mattina si parte carichi e speriamo di riuscire a incrociare uno dei famosi pesci di questo lago, che tutti dicono però essere molto difficili, per cui vediamo. Siamo all'alba e siamo arrivati al momento della verità. Capiremo adesso se riusciremo a calare o se no. Allora, adesso la trasformiamo in una carriola. Così. Inseriamo la pratica doppia maniglia e dovremmo essere apparecchiati. Galleggia bastarda! Allora, iniziamo col preparare le canne. Abbiamo 3 alligator e nello specifico ho portato una 774 once che userò con delle glide, quindi delle swim bait, 7-8, 6 once che invece dedicherò alla pesca shad, uno shad con una testa piombata da 20 grammi, Raging Shad, the big one, da 8 piedi, 8 once, che voglio impiegare con grosse swim bait. Vorrei provare qualcosa di importante come questa. Visto che ci sono le trote e i lucci ne sono golosi, vado a montare una bella ghost da usare nel sottoriva ma anche in lago aperto. Questa è un'esca da 37 cm per 9 once di peso, quindi siamo sui 300 grammi. Ok. Siccome non conosco il lago e non ho proprio informazioni, inizio a fare una pesca vicino alla sponda, quindi con questa glide bait vado a sondare proprio i primi strati, anche perché mi dà l'idea che vista la conformazione del lago possiamo proprio trovare dei pesci sotto. Infatti da subito abbiamo già una profondità importante. Considerate che qua siamo molto vicini alla sponda, abbiamo già 8 metri e infatti il lago è come se fosse un catino. È 1,5 km per 900 metri mi pare e arriva a una profondità massima di 32 metri, però da subito va giù molto bene. Tra l'altro
bellissimo il contesto. Infatti questo lago è proprio inserito in mezzo a queste montagne incontaminate, non ci sono abitazioni e sono piene di animali. Ieri nel venire abbiamo incontrato una famigliora di cervi che ci è passata di fianco alla macchina senza problemi e ci dicono tra l'altro essere molto frequente l'avvistamento di orsi, per cui veramente un qualcosa di eccezionale al quale noi non siamo abituati. Sta montando un bel vento, adesso stiamo insistendo da un po' in mezzo al lago. In questa zona abbiamo 27 metri di fondo, ma stiamo lavorando lo shad sui 6-7 metri. Abbiamo 30 grammi di testa in questo caso, recupero appunto come detto molto lento e regolare, e speriamo appunto che questo vento sia un po' la chiave dell'attivazione. Per ora non abbiamo trovato grandi finestre d'attività. Insistiamo e ci crediamo sempre. Ce l'ho! Grosso! No, ha mollato! L'ho perso, cazzo Matte, l'ho perso, era un mostro! Perché non sono riuscito a ferrarlo bene. Ce l'ho! È grosso, è grosso. Matte, riesci a farmi assistenza? Guarda che luccione, lo vedi? Guarda che bestia. Sì, cazzo! Raging Shad 220 Pitch and Strike, super shad, super pesce ragazzi, veramente un mostro. Dopo 1000 lanci è arrivato un bolide, pesa veramente tanto, misuriamolo. Oh, abbiamo un 112, quasi 113, bellissimo cannello. Wow, ragazzi, è stata veramente emozionante. A Matte a un certo punto ho messo giù la camera perché ero lì col suo pescione e mi serviva qualcuno che me lo guadinasse, anche perché su ste barche col vento è veramente difficoltoso. E continuiamo, grandi. In questo lago, oltre ai lucci, ci sono coregoni, persici reali, trote, e proprio il coregone di solito caratterizza un po' il comportamento dei lucci rendendoli pelagici, nel senso che i grossi lucci generalmente si spostano in lago aperto proprio per inseguire questi banchi di coregone che sono molto appetibili e nutrienti.
quindi a mio avviso potrebbero esserci parecchi pesci pelagici in questo lago. Ce l'ho! Oh! È grosso, faccio io, Matteo. Bestia! Sì! Bella cazzo! Raga, abbiamo un problema perché mi sa che abbiamo la parte che è un po' strettina. Mi sa che sto pesce è più largo. 115 ragazzi. Guardate che pesce ragazzi. Veramente un portento. Un vero big one. Pesci usciti da poco dalla frega, infatti molto magri. Ma pazzeschi. Pazzeschi. Cazzo che pesci ragazzi. Madonna. Oh. Madonna. Non so se a un certo punto ho guardato la 8 once. Minchia, era piegata tutta completamente. Sembrava una canna da mosca. Grandissimo, Matte. Si parte ragazzi, secondo giorno. Siamo belli provati ormai dopo questi 3 giorni di viaggio e l'obiettivo oggi è quello di prendere un pescione. Non so quanto sia possibile migliorarsi ulteriormente perché siamo già più che soddisfatti, però abbiamo questo giorno pagato e vediamo di sfruttarlo al meglio. Lasciamo la nostra casa e andiamo. Tra l'altro oggi le condizioni sono molto particolari, c'è bassa pressione, ha piovuto un po' prima, danno pioggia durante il pomeriggio, un po' di vento, insomma delle condizioni che potrebbero essere ottimali. Siamo in una delle zone più fonde del lago. Qui abbiamo più di 30 metri. Stiamo cercando di qualche pesce sospeso. Sta venendo giù questa pioggerellina leggera. Intanto in giro ci sono tutte queste nuvole. Veramente una situazione molto molto bella che ti fa credere che può uscire il mostro da un momento all'altro. Ce l'ho! Oh, grosso!
Bestione. Oh, non riuscivo a tirarlo su. Madonna, raga. Cazzo che pesce. Cen- 120 ragazzi. Guardate qua. Che super pesce. Eccolo qui ragazzi, il 120 che cercavamo. È stata veramente 1 o 2 giorni inaspettata, una roba assurda. Lo lasciamo andare, uno splendido 120 nel lago di Scanno. Via. Ragazzi, che dire, tutto bagnato, smucato e smerdato di luccio. Sono super soddisfatto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Voi iscrivetevi, commentate, lasciate un like e vi voglio bene. Ciao!